Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. T sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Alecensa? Alecensa è un farmaco a base del principio attivo lectinib, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico inibitori chinasi linfoma anaplastico, ALK. È commercializzato in Italia dall'azienda Roche SpA. Alecensa può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Alecensa 150 mg 224, 4x56, capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Roche Registration GmbH. Concessionario: Roche SpA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: alectinib. Gruppo terapeutico: antineoplastici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni. Alecensa in monoterapia è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule, NSCLC, in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico, ALK. Alecensa in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC ALK positivo in stadio avanzato precedentemente trattati con crizotinib. Posologia. Il trattamento con Alecensa deve essere avviato e supervisionato da un medico esperto nell'uso di medicinali antitumorali. Al fine di selezionare i pazienti affetti da NSCLC positivo per ALK è necessario utilizzare un test per ALK validato. Lo stato di NSCLC ALK positivo deve essere accertato prima dell'inizio della terapia con Alecensa. Posologia. La dose raccomandata di Alecensa è 600 mg, 4 capsule da 150 mg, da assumere 2 volte al giorno in corrispondenza dei pasti, dose giornaliera totale pari a 1200 mg. I pazienti con preesistente severa compromissione epatica, KILD-PUC, devono ricevere una dose iniziale di 450 mg 2 volte al giorno in corrispondenza dei pasti, dose giornaliera totale di 900 mg. Durata del trattamento. Il trattamento con Alecensa deve essere proseguito fino alla progressione della malattia o fino a tossicità inaccettabile. Dosi assunte in ritardo o dimenticate. In caso di dimenticanza di una dose di Alecensa, questa può essere assunta non appena il paziente se ne ricorda. Se ciò avviene a meno di 6 ore dalla dose successiva, il paziente non deve assumere la dose dimenticata. Il paziente non deve assumere una dose doppia, 2 dosi allo stesso tempo, per compensare la dose dimenticata. In caso di vomito dopo la somministrazione di una dose di Alecensa, il paziente deve assumere la dose successiva all'orario stabilito. Aggiustamenti della dose. La gestione degli eventi avversi potrebbe richiedere la riduzione della dose, la sospensione temporanea o l'interruzione definitiva del trattamento con Alecensa. In base alla tollerabilità, la dose di Alecensa deve essere ridotta con riduzioni di 150 mg 2 volte al giorno. Il trattamento con Alecensa deve essere interrotto definitivamente se il paziente non è in grado di tollerare una dose di 300 mg 2 volte al giorno. Le tabelle 1 e 2 riportano le indicazioni per la modifica della dose. Tabella 1 Schema di riduzione della dose. Schema di riduzione della dose. Livello della dose. Dose 600 mg 2 volte al giorno. Prima riduzione della dose 450 mg 2 volte al giorno. Seconda riduzione della dose 300 mg 2 volte al giorno. Tabella 2 Indicazioni per la modifica della dose in caso di specifiche reazioni avverse al farmaco. ADR vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Grado CTCAE. Trattamento con Alecensa. ILD/polmonite di qualsiasi grado di severità. Sospendere immediatamente il trattamento con Alecensa ed interromperlo definitivamente nel caso in cui non siano state individuate altre possibili cause di ILD/polmonite.
Aumento dei livelli di aldosto di grado E3, 5 volte l'ULN, con livelli di bilirubina totale di 2 volte l'ULN. Sospendere temporaneamente il trattamento finché il paziente non è tornato al valore basale o ad un grado di E1, di 3 volte l'ULN, poi riprendere la terapia alla dose ridotta, vedere tabella 1. Aumento dei livelli di aldosto di grado E2, 3 volte l'ULN, con aumento dei livelli di bilirubina totale 2 volte l'ULN in assenza di colestasio e emolisi. Interrompere definitivamente il trattamento con alecensa. Bradicardia di grado 2 o grado 3, sintomatica, può essere severa e clinicamente significativa, intervento medico indicato. Sospendere temporaneamente il trattamento finché il paziente non è tornato ad una bradicardia di grado D1, asintomatica, o ad una frequenza cardiaca e 60 bpm. Valutare i farmaci concomitanti che possono causare bradicardia, nonché i medicinali antiipertensivi. Se viene identificato un medicinale concomitante che può contribuire alla bradicardia e ne viene sospesa la somministrazione, o se la sua dose viene modificata, riprendere il trattamento alla dose precedente dopo che la bradicardia è tornata al grado di 1, asintomatica, o la frequenza cardiaca è tornata ad essere 60 bpm. Se non viene identificato alcun medicinale concomitante che può contribuire alla bradicardia, o se la somministrazione dei farmaci concomitanti che possono contribuire alla bradicardia non viene sospesa né ne viene modificata la dose, riprendere il trattamento alla dose ridotta, vedere tabella 1, dopo che la bradicardia è tornata al grado di 1, asintomatica, o la frequenza cardiaca è tornata ad essere 60 bpm. Bradicardia di grado 4, conseguenze potenzialmente letali, indicato intervento urgente. Interrompere definitivamente il trattamento se non viene identificato alcun medicinale concomitante che può contribuire alla bradicardia. Se viene identificato un medicinale concomitante che può contribuire alla bradicardia e ne viene sospesa la somministrazione, o se la sua dose viene modificata, riprendere il trattamento alla dose ridotta, vedere tabella 1, dopo che la bradicardia è tornata al grado di 1, asintomatica, o la frequenza cardiaca è tornata ad essere 60 bpm, con monitoraggio frequente come clinicamente indicato. Interrompere definitivamente il trattamento in caso di ricomparsa. Aumento dei livelli di CPK 5 volte l'ULN. Sospendere temporaneamente il trattamento finché il paziente non è tornato al valore basale o ad un valore di 2,5 volte l'ULN, poi riprendere la terapia alla stessa dose. Aumento dei livelli di CPK 10 volte l'ULN o aumento dei livelli di CPK 5 volte l'ULN per la seconda volta. Sospendere temporaneamente il trattamento finché il paziente non è tornato al valore basale o ad un valore di 2,5 volte l'ULN, poi riprendere la terapia alla dose ridotta, vedere tabella 1. ALT uguale lanina aminotransferasi. AST uguale aspartato aminotransferasi. CPK uguale creatinfosfochinasi. CTK è uguale criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi del National Cancer Institute. ILD uguale malattia polmonare interstiziale. ULN uguale limite superiore della norma. A frequenza cardiaca inferiore a 60 battiti al minuto, bpm. Popolazioni speciali. Compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione epatica di base da lieve, KILD-PUG A moderata, KILD-PUG-B, non è necessario effettuare alcuna correzione della dose iniziale. I pazienti con preesistente severa compromissione epatica, KILD-PUG-C, devono ricevere una dose iniziale di 450 mg 2 volte al giorno, dose giornaliera totale di 900 mg, vedere paragrafo 5, 2. Per tutti i pazienti con compromissione epatica, si consiglia un monitoraggio appropriato, ad esempio marcatori della funzionalità epatica, vedere paragrafo 4, 4. Compromissione renale. Nei pazienti con compromissione renale da lieve a moderata non è necessario effettuare alcuna correzione della dose. Alecensa non è stato studiato nei pazienti con compromissione renale severa. Tuttavia, poiché l'eliminazione di alectinib per via renale è trascurabile, nei pazienti con compromissione renale severa non è necessario effettuare alcuna correzione della dose, vedere paragrafo 5, 2. Anziani, e 65 anni. I dati limitati sulla sicurezza e sull'efficacia di alecensa in pazienti anziani di età pari o superiore a 65 anni non indicano la necessità di effettuare alcuna correzione della dose in questi soggetti, vedere paragrafo 5, 2. Non sono disponibili dati su pazienti di età superiore a 80 anni.
Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Alecensa non sono state stabilite nei bambini e negli adolescenti al di sotto dei 18 anni di età. Non vi sono dati disponibili. Peso corporeo estremo, 130 kg. Nonostante le simulazioni del profilo farmacocinetico di Alecensa non indichino una bassa esposizione nei pazienti di peso corporeo estremo, ossia 130 kg, Alectinib è caratterizzato da un'ampia distribuzione e gli studi clinici condotti su Alectinib hanno arruolato soggetti di peso corporeo compreso tra 36,9 e 123 kg. Non vi sono dati disponibili sui pazienti di peso corporeo superiore a 130 kg. Modo di somministrazione. Alecensa è un medicinale per uso orale. Le capsule rigide devono essere ingerite intere, non devono essere aperte né dissolte e devono essere assunte in corrispondenza dei pasti, vedere paragrafo 5, 2. Controindicazioni. Ipersensibilità ad Alectinib o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Malattia polmonare interstiziale, ILD/polmonite. Negli studi clinici condotti con Alecensa sono stati segnalati casi di ILD/polmonite, vedere paragrafo 4, 8. I pazienti devono essere monitorati per eventuali sintomi respiratori indicativi di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali su Alectinib. In base ai dati in vitro, il citocromo CYP3A4 è l'enzima primariamente coinvolto nel metabolismo sia di Alectinib che di M4, il suo principale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Alecensa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alecensa durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile/contraccezione. Alle donne in età fertile deve essere raccomandato di non iniziare una gravidanza durante il trattamento con Alecensa. Le pazienti in età fertile che ricevono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alecensa altera lievemente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Si raccomanda cautela nel guidare veicoli e nell'usare macchinari poiché i pazienti in terapia con Alecensa potrebbero manifestare bradicardia sintomatica, per esempio sincope, capogiri, ipotensione o disturbi della vista, vedere paragrafo 4, 8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. I dati riportati di seguito riflettono l'esposizione ad Alecensa in 405 pazienti affetti da NSCLC-ALK positivo avanzato che hanno partecipato allo studio clinico di fase, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I pazienti in cui si verifica sovradosaggio devono essere tenuti sotto stretta osservazione e deve essere istituita una terapia di supporto generale. Non esistono antidoti specifici per il sovradosaggio di Alecensa. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antineoplastici, inibitore delle proteine chinasi. Codice ATC. L01XE36. Meccanismo d'azione. Alectinib è un inibitore potente e altamente selettivo dei recettori tirosin chinasici ALK e RET. Nell'ambito degli studi preclinici, proprietà farmacocinetiche. I parametri farmacocinetici per Alectinib e il suo principale metabolita attivo, M4, sono stati caratterizzati in pazienti con NSCLC-ALK positivo ed in soggetti sani. In base all'analisi farmacocinetica di popolazione, dati preclinici di sicurezza. Cancerogenicità. Non sono stati condotti studi di cancerogenicità allo scopo di definire il potenziale cancerogeno di Alecensa. Mutagenicità. Sebbene Alectinib non abbia dimostrato attività mutagena in vitro nei test di elenco degli eccipienti, contenuto della capsula, lattosio monoidrato, idrossipropilcellulosa, sodio lauril solfato, magnesio stearato, carmellosa calcica, opercolo della capsula, ipromellosa, carragenina, potassio cloruro, titanio diossido, e 171, amido di mais, cera di carnauba, inchiostro per, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.